con Cristiano Luzzago alla guida di un magico scorpione firmato Francis Lombardi. Amici appassionati di auto da collezione, oggi presentiamo una vettura italiana piuttosto rara. Si tratta di una Abarth 1300 Scorpione Francis Lombardi. Tutti sanno chiaramente chi è Abarth e quindi è inutile parlare di lui, e invece bisognerebbe spiegare chi è Francis Lombardi. Il suo vero nome è Carlo Francesco Lombardi e fu un asso dell'aviazione italiana durante la Prima Guerra Mondiale, accreditato dall'abbattimento di 8 caccianemici e decorato 3 volte con la medaglia d'onore. In seguito alla guerra lui fu sempre molto legato al mondo dell'aviazione e per l'allora Regno d'Italia fu impegnato anche in numerose trasvolate che furono storiche nelle colonie, in Africa, in Giappone, in Sud America, e in seguito a questo aprì anche una compagnia che si dedicava alla costruzione di aeroplani e parti per aeroplani. Quando nel secondo dopoguerra decise di cimentarsi nell'industria automobilistica, aveva già un passato di esperienza tecnologica molto importante e la sua specializzazione come carrozzeria Francis Lombardi era proprio quella di modificare vetture di serie. Produceva delle giardinette particolari carrozzate in legno un po' allo stile americano, aveva la specializzazione di modificare vetture 2 porte in 4 porte e viceversa. Quello che lo rende più noto ai collezionisti è proprio questo modello, nato sul pianale della Fiat 850, disegnato da Pio Manzù, il figlio del noto artista. Fu quella che rese comunque più nota per la sua linea, per le sue caratteristiche sportive, la produzione di Francis Lombardi. Questo modello fu talmente riuscito, nonostante abbia un pianale molto semplice che è quello della Fiat 850, che dopo qualche anno Carlo Abarth lo individuò per essere un veicolo adatto ad essere perfezionato e implementato nelle proprie caratteristiche di sportività. Infatti, mentre con l'850 aveva pochi cavalli, con la trasformazione di Carlo Abarth che introdusse il motore della Fiat 124 1200 portato a 1300, aumentò la potenza a 75 cavalli, rendendolo una vera sportiva di razza, molto leggera, molto performante. Addirittura una rivista tedesca con un servizio dell'epoca la denominò la piccola Miura, proprio perché quando si è alla guida di questa vettura l'impostazione dei sedili, l'impostazione del cruscotto e l'effetto che fa è quello di una vera sportiva italiana. L'Abarth Scorpione è quindi la migliore evoluzione della coupé Francis Lombardi. La si riconosce facilmente per i meno esperti per le griglie che ci sono anteriormente, dove Abarth ha alloggiato il radiatore del raffreddamento, differentemente dal modello 850 che sappiamo che è posteriore, dalle griglie aggiuntive anche sul retro della vettura e dall'assetto che comunque è più abbassato rispetto agli altri modelli. In sostanza questa vettura è stata individuata da Carlo Abarth proprio per le sue peculiarità di leggerezza, piccole dimensioni, che sono quelle che hanno caratterizzato più o meno tutta la propria produzione, e le carrozzerie fatte da Francis Lombardi quindi si adattavano particolarmente bene all'elaborazione fatta da Carlo Abarth. L'abitacolo della Scorpione
Pur essendo molto contenuto nelle dimensioni, è molto abitabile e confortevole. L'assetto di guida è veramente sportivo e le caratteristiche della vettura, che con il motore e la trazione posteriore portato da 850 a 1300 la rendono facilmente controllabile, e l'effetto di guida è molto simile a quello di un go-kart. La linea è molto affilata e ricorda quelle delle sorelle maggiori, tipo la Ferrari Daytona, le vetture che erano in voga in quel periodo. Per avere un frontale così appuntito è stato introdotto la possibilità di avere i fanali che si alzavano al momento dell'accensione, mentre la coda posteriore tronca, anche quella ispirata ad altre vetture da competizione più famose, ha la caratteristica di poter essere smontata. Il pannello posteriore, che è in vettoresina, può essere rimosso dando un completo accesso al vano motore. Un'altra particolarità interessante di questa vettura è il braccio monospazzola del tergicristallo, invece dei classici due bracci come si usavano all'epoca. Questa ha già un'idea abbastanza moderna. Anche questo sia per poter colmare tutta l'ampiezza del parabrezza, ma anche per poter alleggerire la macchina in tutti i suoi dettagli. Anche la plancia del cruscotto è tutta in materiale plastico, leggerissima, e sono molto belli gli strumenti marchiati Abarth, differentemente dagli altri modelli prodotti da Fiat.